Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, è Mattino Milan del giovedì 9 febbraio del 2023, siamo alla vigilia di Milan-Torino, quella che speriamo possa essere la partita della ripartenza del Milan che ancora non ha messo freno alla sua crisi, una crisi di risultati che domani insomma il Milan è chiamato a cambiare, deve cambiare per forza perché i punti in classifica sono ormai fermi lì da un'eternità, da Lecce-Milan, quindi fate voi. Leonardo Menini, ciao Leo. Ciao, ciao, ciao Simo, guarda, più che insomma a livello di gioco bisogna tornare a fare i risultati. Il gioco in questo momento purtroppo per fortuna viene in coda. C'è un risultato da prendere, lo so che lo diciamo da tante partite, da esattamente un mese ormai, più o meno dal 9 di gennaio, però è veramente così. Ne parliamo tra poco del Toro perché Pioli cambia ancora la formazione, un pizzico di diversità rispetto anche al sistema di gioco, qualche nome nuovo, insomma, no, poi ne parliamo. Ma prima, Leo, apriamo con Maignan, quindi chiudiamo il discorso fatto ieri in pratica. Oggi c'è una precisazione su Corriere della Sera, la andiamo subito a beccare dalla collega Monica Colombo che scrive: Mistero Maignan, colpa del mago dei muscoli. Scelte sbagliate, hanno rallentato la sua guarigione. Ibra, vabbè, questa è la parte su Ibra, torna e cambia il Milan, l'intervista rilasciata ieri in serata. Ma torniamo a Mike, senza voler leggere tutto il pezzo perché ovviamente arriviamo lunghi. Riassumendo, nella prima fase iniziale, quella legata al secondo infortunio, il primo al soleo, Maignan si sarebbe rivolto a questa sorta di fisioterapista santone dei muscoli, Mago. mago dei muscoli, che invece di aiutarlo avrebbe peggiorato la situazione, portando alla situazione odierna. Quindi, invece di risolvere il problema perché i mondiali ormai erano tanto vicini, gli ha dato una mazzata finale A per saltare i mondiali, B per non riuscire a rientrare dopo altri 4 mesi. Ora, io posso anche capire che ci sia della verità, non metto in dubbio ovviamente la notizia, ci mancherebbe altro, la notizia è anche probabilmente vera. Ehm, Come ho scritto nel titolo, è un primo colpevole su Maignan, perché ricondurre tutto a un cattivo lavoro di ottobre, io non so cosa abbia combinato questo fisioterapista nel caso per rovinare i muscoli di Mike dopo novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 4 mesi, potrebbe arrivare ai primi di marzo, quindi quasi 5, che gli ha rovinato i muscoli così tanto per lasciarlo fuori altri 4-5 mesi. Questo non lo so. Facciamo una cosa, Leo. La risposta ce la facciamo dare ovviamente dal dottor Marano, a cui chiederemo conto di questo. Però, così da profani, ora dare un solo e soltanto la colpa a questo mago dei muscoli, per la parte iniziale ti direi di sì. Per tutto quanto, lascio il punto di domanda. È giusto punto di domanda perché qua è difficile trovare un solo colpevole, ma ci metto dentro magari anche Mike stesso con la voglia appunto di voler esserci al mondiale. Insomma, è capibile, è comprensibile che un giocatore voglia esserci al mondiale e che provi un attimo a forzare, quindi le colpe si dividono chiaramente tra questo insomma, fisioterapista Santone, tra magari anche lui, tra la società che a gennaio insomma non si è tutelata con un altro portiere fino, come dicevi tu, ad arrivare che per quanto poi questo fisioterapista possa aver fatto eventualmente dei danni, non si spiega comunque come 5 mesi dopo, 4 mesi dopo, Mike Maignan non sia ancora pronto e bisogna aspettare un altro mese Mm. fino almeno all'inizio di marzo. Nella fase iniziale poteva anche essere colpa di questa diciamo, preparazione, di questa cura e tutto quanto. Però un portiere che sta fuori per un polpaccio 6-7 mesi, io non ne ho memoria. Simo, non so tu, io non ne ho No, memoria. no, ovviamente no, nessuno ne ha memoria, però eh,
mi risulta strano, insomma, perché ne abbiamo viste veramente tante di piccole accuse, di voci, di sotterfugi, eccetera, su Mike. E prima era colpa sua, solo sua, perché è un pazzo, si allena come un matto. E poi è colpa di questo Santone. E poi è stata colpa dei medici della Francia per un certo momento. È vero? Così, random. Adesso invece no. Colpa dei medici del Milan, colpe. Mi sembra che in questa situazione chiarezza non so se arriverà mai a esserci, la lasciamo un attimo da parte, ne riparliamo col dottor Marano. Con te invece, Leo, parliamo velocemente della questione stadio, Sì. ma proprio un accenno. Perché? Perché intervisteremo Giuseppe Bonomi, advisor di AC Milan per lo stadio, quindi chi meglio di lui può dare una spiegazione su quello che sta avvenendo. Non è in questo momento questione di solo e soltanto stadio nuovo a Sesto o Rozzano, come questa ventilata terza via di Scaroni. C'è forte ancora, molto forte l'ipotesi San Siro, tant'è che lo stadio dietro ai due presidenti è proprio San Siro. Ne parleremo con Bonomi, che intervisteremo all'inizio della prossima settimana tra martedì e mercoledì. Abbiamo già l'appuntamento fissato e quindi abbiamo tutte le risposte direttamente da lui. Chi invece non riesce a dare risposte, seconda Gazzetta, e qui torno da te, Leo, e tu, Eh, è Charles. Terza prima pagina. Vabbè. Terzo Certo, argomento diverso. Tra l'altro, là in alto ci sarebbe roba di cui parlare, e non eh, per parlare del PM, che ancora una volta, ma di quello che ci sono nelle carte, non del PM. Ma vabbè. ma guarda, commentino, oltre a quello, oltre al trafiletto in alto, come dici giustamente tu, c'è anche il trafiletto in basso che adesso Di è stato cosa? tolto dalla grafica. C'è un altro belga che quest'anno sta facendo decisamente male, ma non si leggono flop, non flop. Non lo so, no, sicuramente questo ragazzo qua è arrivato nella stagione sbagliata, nel momento sbagliato, con aspettative sicuramente sbagliate, troppo elevate, giustificate dal prezzo, però insomma così mi sembra sparare sulla Croce Rossa. Cioè in generale, De Ketelare lo vedremo l'anno prossimo, lo vedremo verso la fine di questa stagione, se eventualmente troverà posto in questi nuovi moduli, insomma, schierati dal mister. Nel frattempo, vabbè, purché se ne parli, diciamo così, purché se ne parli, però per me spazio nel nuovo, diciamo in questo nuovo Milan, poi andremo a vedere la formazione appunto con te, Simo, ci sarebbe come ci sarebbe anche un bel ruolo cucito su misura per lui. Guarda, dopo lo Per- vediamo, proprio perché c'è un giocatore che in realtà gioca e che potrebbe essere assimilabile a quello che può fare De Ketelaere in campo con quel modulo. Lì in basso, nascosto un po' dal trafiletto, c'è Olivier Giroud, perché oggi ci sono grosse probabilità tra oggi e domani che si metta la firma sul 2024. Ne parleremo magari meglio domani, nel video di domani, però insomma su Olivier non ci sono grandi dubbi. Resterà al Milan fino al giugno 2024. Meritato, eh, semplicemente. ma meritatissimo anche per questa stagione, dove comunque e anche in questo mese qua, perché comunque lui è molto, molto in difficoltà, diciamo, a livello fisico, è arrivato molto scarico dopo il mondiale, ma non tanto mentalmente lui, qualcun altro è tornato mentalmente scarico, quanto proprio fisicamente, perché quest'anno è stato costretto agli straordinari, però ragazzi, cosa gli vuoi dire? Anche nella sconfitta, una delle sconfitte più brutte col Sassuolo, l'unico che era in campo sembrava essere Olivier Giroud, che ci ha provato in tutti i modi. Meritatissimo, Simo, meritatissimo. Vedremo se poi a fine 2024 ce la Meritatissimo. farà ancora, ma meritatissimo. Chiudiamo così, caro Leo. Questa Eh, è la probabile ad oggi. Tra l'altro, oggi nel primo pomeriggio c'è la conferenza stampa di Pioli, quindi magari qualcosa in più si viene a sapere, anche se dalla conferenza è difficile, però dalla rifinitura sicuramente qualcosa in più si sa. Ne parliamo magari con Carlo Pellegatti direttamente alle 16 in pelle rossonera. Ma
Questa è la probabile ad oggi con Tatarusano in porta, che fa gli anni, tra l'altro. Sì, tanti auguri, Cipriano. Kalulu, Kier e Gabbia in difesa, ma salgono le quotazioni di Ciao e in risalita. Calabria, Krunic, Tonali e Teo Hernandez a centrocampo, con appunto Leao, Giroud e Brahim Diaz. E scrive Gazzetta, ecco come può giocare il Milan domani col Toro, De Ketelaar non è la prima scelta nemmeno nel 3-4-3. Ma allora, altro cambiamento, Simo, altro Altro eventuale piccolo cambiamento, cambiamento. perché si toglie una mezzala, che non era una mezzala, perché era Junior Messias, però si toglie una mezzala e si aggiunge un trequartista, però spostato largo a destra, È la che è proprio seconda il ruolo. parte del derby, diciamo, circa. Esatto, esatto, che poi è in realtà la posizione in cui potrebbe giocare benissimo invece Charles De Ketelare, soprattutto in una squadra che almeno sulla carta dovrebbe essere un po' più coperta con l'aggiunta di un centrale in più, con Calabria e Teo che magari sono un po' più bloccati. Per me lo spazio per lui qui c'è. Poi la riflessione su Brahim Diaz o De Ketelare è un po' più complessa, nel senso che certo Brahim Diaz ha fatto complessivamente, globalmente, anche una buona stagione, però è un giocatore che tu a fine anno perdi. De Ketelare Non è invece a fine nemmeno anno tuo. tu ce l'hai e non è nemmeno tuo. E in questo momento non sta neanche brillando, perché capisco quando magari a novembre, ottobre aveva fatto quelle 5-6 partite molto bene, allora ti dico, vabbè, prima i risultati ed è giusto che sia così. Qui io nel tridente lo vedo bene, lo vedrei bene. Poi io non sono completamente d'accordo con questo, diciamo, centrocampo, ma non tanto per i nomi, quanto perché per me il problema è proprio lì, è proprio la densità lì. Quindi piuttosto avanti col 3-5-2 con tre mezzale, non lo so, vedremo. Brahim Diaz potrebbe fare quel ruolo lì, però per me è spazio per De Ketelare, anche in una partita col Torino ci sarebbe potuto essere. L'altro spazio che mi auspico che ci sia, Simo, e poi Mm. ti lascio la parola, è quello di Malik Ciao. Perché per me il ragazzo ormai merita una chance da titolare, più di una chance da titolare, anche in campionato. Insomma, questo Gabbia che abbiamo visto nelle ultime uscite non è irresistibile. È un ragazzo giovane, un ragazzo del 2001, un ragazzo comunque con un po' di esperienza, gioca in under, non lo so. Dovrebbe giocare Malik, cioè sono le possibilità perché giochi Ciao dietro ed è l'unico dei nuovi acquisti che sarebbe eventualmente in campo, per il resto la formazione sarebbe composta da giocatori che già c'erano l'anno scorso, quindi rimarrebbero comunque tutti in panchina, compreso De Ketelaere, come scrive Gazzetta. È difficile spiegazione questo. Per me Ciao meriterebbe l'occasione di far vedere un po' di che passo è fatto, anche perché è tuo, comprato Sì. a titolo definitivo, Sì. quindi lasciarlo maturare in panca, non so quanto possa maturare un giocatore dopo cosa abbiamo passato? Quasi 2/3 di stagione? No, 2/3 no, però 2/5, 3/5, Sì. non lo so, Mm. di stagione è rimasto in panchina tranne che per 150 minuti, una roba del genere. Ma cioè, di cosa Sì. vuol fare? Ciao. Come fa a migliorare? Non gioca mai. Eh. Quindi una prestazione dal primo minuto di Ciao me l'aspetto. Come in teoria mi aspetterei di vedere De Ketelaar per 70-80 minuti, ma non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Caro Leo, siamo arrivati in chiusura, noi ci ritroviamo tra pochi minuti con Chiama Mia, con te tra l'altro e Beatrice Sarti, dopodiché oggi full immersion di Menini, nel caso cambiate. Non so, no. Come ha detto Amadeus ieri prima di Angelo Duro, cambiate canale. Lo dico. No. No, scherzi a Come hai parte. paragonato Angelo Duro? No. Vabbè. Alle 13 ritroveremo Leo con Edo per Lunch Press, poi alle 16 c'è il tuo, anzi no, c'è Pelle Rossonera con Carlo No. Pellegatti e poi chiudiamo così la giornata. Grazie per essere stati qui con noi, grazie Leo. Grazie Simo, grazie ovviamente a voi, lasciate un commento, lasciate un like che è importantissimo per noi, ma anche un commento su Giroud, sulla Il formazione, mago sulle dei decisioni, muscoli. sul mago dei muscoli, esatto, scriveteci i vostri maghi e a chi vi affidate, insomma, lasciate un commento.
Ci ritroviamo tra poco. Ciao.